Benvenuti nel video numero 14 della serie Realizziamo un mobile parametrico. Prima di tutto desidero ringraziare tutti voi che avete seguito alcuni dei miei video. Infatti pensavo che la cosa non avrebbe riscontrato alcun interesse, ma sono felice di sbagliarmi. Vi ringrazio anche per i like che sono molto apprezzati. Con questo video si vuole rimarcare cosa si può fare con la possibilità di avere un mobile parametrico. Innanzitutto ci tengo a ricordare che andando su internet al mio canale di YouTube e cliccando sul video numero 10 potete accedere alla descrizione e qui c'è la possibilità di effettuare il download del file di Blender, un file che contiene tutti i nodi fino al video numero 10 incluso. Ecco, ritorniamo a noi. Cerco di illustrare quello che fa questo file. Intanto questo file è un upgrade di quello che abbiamo già visto nei video. Infatti presenta anche la possibilità, che prima non c'era, di colorare le strutture, le ante, addirittura un secondo colore per l'anta, il colore per i cassetti e il colore delle maniglie e in più altre possibilità che prima non c'erano. Infatti se noi vediamo, oltre alla misura della larghezza, c'è anche la misura della profondità e dell'altezza. Ovviamente queste misure possiamo decidere di farle vedere come di non farle vedere. Inoltre ci tengo a dirvi che sono misure effettivamente che corrispondono alla verità. Infatti se noi per esempio qui abbiamo un metro, poi 50-50 un metro, un altro metro e anche questo qui è 50-50, quindi 50-50, vediamo un attimo, top, misure on off, eccolo qui, 50 e 50 anche questo. Quindi in totale abbiamo un metro, 3 metri, 5 metri. Per cui se noi adesso carichiamo, passiamo in wireframe e carichiamo un cubo, o meglio mettiamo un plane con la dimensione di 5, dimensione 5 metri, sul lato della X possiamo spostarlo e centrarlo. Ecco, il vertice qui corrisponde esattamente e vediamo che i 5 metri finiscono esattamente sul fianco, al finire del fianco dell'armadio destro. Per cui sono 5 metri effettivi. Lo stesso dicasi per l'altezza. Quindi se noi escludessimo per 2.28, vediamo che collima perfettamente alla fine del nostro armadio. Qui c'è il ripiano che chiude, quindi le misure sono effettivamente precise. Adesso posso anche cancellare questo piano. Ritorniamo quindi a parlare del nostro file. Quindi cancelliamo la parte che non ci interessa in modo da vedere meglio come funziona. Vediamo insieme. Quindi magari questo armadio lo ripristiniamo con tipo di anta 0, quindi anta liscia, e iniziamo con la colonna. Allora, come vediamo questa colonna
Dunque presenta varie grandezze, lo spessore del fianco, vedete, poi la profondità, vedete 61 e 61, quindi sono precisi. E in ultimo l'altezza per quanto riguarda la dimensione del modulo. C'è anche lo spessore del ripiano che possiamo aumentare o diminuire, mettiamolo a 3 cm, e il numero dei ripiani. Il numero dei ripiani ci darà anche il vano dove ci sarà il cassetto, quindi effettivamente il numero dei ripiani è importante perché ci darà la possibilità di disegnare anche i cassetti. Infatti se noi mettiamo per esempio ai cassetti, ecco qua che abbiamo tanti vani quanti sono i ripiani meno 1. Poi parliamo ancora delle ante, quindi abbiamo la possibilità di numerare le ante, 2, 3, 4, 5, 6 ante, magari aumentiamo la larghezza, la possiamo mettere 2 metri, e col valore delta maniglia che è stato previsto proprio per l'accoppiamento delle ante, perché effettivamente quando è 0 originariamente le maniglie sono disposte tutte al centro delle ante, quindi questo è un armadio a 6 ante, potremmo metterlo anche di 3 metri, quindi larghezza lo portiamo a 3 e così comprendiamo meglio l'utilizzo del delta maniglia. Quindi col delta maniglia il programma non fa altro che accoppiare le maniglie. Ok, se invece le preferiamo al centro basta mettere così, oppure spostarle, qua c'è un intero vettore per la posizione delle maniglie x, y e z, quindi spostarle tutte sulla x a destra o tutte sulla x a sinistra, oppure col 0 centrarle e poterle ruotare sull'asse y, quindi 1.57, e metterle orizzontali. Abbiamo detto che possiamo cambiare dei colori, quindi possiamo cambiare il colore della struttura. Iniziamo con la struttura, per esempio vedete questo è un colore chiaro, oppure altre tonalità, caramello, cenere, un verdino. Sono tutti colori che titanio. Lo stesso per quanto riguarda l'anta, arancio scuro, carbone, lime, pesca. Ok, adesso per quanto riguarda le ante abbiamo la possibilità di aumentare, scusate, di ridurre l'anta sia dalla parte inferiore ma anche dalla parte superiore, quindi possiamo ridurre le ante sia sopra che sotto, quindi qua possiamo ripristinare il valore sotto a 0 e qui possiamo anche aumentare il valore, quindi ridurre l'anta, la dimensione dell'anta. Questo ci permetterà di avere per esempio un'anta e un vano giorno. Nel caso in cui per esempio fosse larghezza 1, le ante fossero il numero delle ante, altezza, larghezza, numero delle ante, riduciamo, 2, 1, mettiamo 2, mettiamo la maniglia orizzontale, e possiamo anche avvicinarla un po' con delta maniglia. Ok, adesso duplichiamo il modulo. Togliamo le misure perché è più facile collocarlo. Ripristiniamo le ante.
quindi qui mettiamo 0, diamogli un'altezza consona, 1 metro. Ecco, in questo caso per esempio comprendiamo la possibilità di gestire meglio le maniglie. Infatti intanto le possiamo mettere verticali e poi possiamo col delta maniglia avvicinarle, però con la posizione maniglia x, y, z, z è l'altezza, abbassarle. Vedete, questo è un sopralzo, quindi avrà le maniglie in basso. Qui possiamo rettificare ancora le maniglie, quindi ruotarle in posizioni verticali e avvicinarle fra di loro. Magari qui possiamo anche decidere un colore di anta diverso, per esempio questo colore più tenue. Duplichiamo questo qua ancora, magari qui diamogli un altro colore, duplichiamo anche questo, ok, e qui magari diamo un altro colore ancora, duplichiamo. Bello dei Geometry Node che mantengono sempre tutte le proprietà, quindi ogni qualvolta possiamo passare da un elemento all'altro perché mantengono tutte le dimensioni e tutte le grandezze all'interno. Quindi per esempio adesso possiamo mettere un'anta intera, ok. Bene, volevo parlarvi ancora per quanto riguarda le ante, quindi ripristiniamo quest'anta qui e vi voglio far vedere che qualche tempo fa ho disegnato proprio delle mie ante a parte dove ho messo un'anta quindi avente una cornice perimetrale, un'altra avente dei traversi oltre la cornice e un'altra con pannelli superiori e inferiori e una fascia centrale. Ho abbinato questi disegni in modo tale che possano andare a sostituire le ante da noi disegnate. Quindi abbiamo una scelta di anta col numero 1 con la cornice e il numero 2 con la cornice, vedete, trasversale e il numero 3 quella con il pannello e le ante. Ovviamente tutti questi pannelli si possono colorare, infatti c'è un colore anta e un colore ante 2, quindi l'ante 2 è il colore della fascia centrale, invece con il colore l'altro può colorare i pannelli inferiore e superiore. Vedete? La stessa cosa è se cambiamo la scelta dell'anta per esempio in 2, possiamo decidere quindi di colorare sempre la cornice, quindi il pannello sarà colore ante, invece la cornice sarà il colore ante 2. Idem sull'altra anta, mettiamo per esempio l'anta con il pannello, quindi potrebbe essere, anzi è la numero 3. La stessa cosa si può fare anche su questi articoli qui, cioè su questi sopralzi più bassi. Infatti anche qui è possibile usufruire della scelta dell'anta, quindi questa è quella intera liscia,
poi abbiamo quella con la cornice, e con le cornici trasversale e con la fascia centrale. Ovviamente la 60 presa in precedenza, soltanto scalata e abbinata al posto di queste ante lisce disegnate. Questo significa che se voi vi disegnate una vostra anta a piacimento a vostro design, potete andare a sostituirla a quella che già c'è, come esattamente avviene qua nel caso mio con le ante che ho disegnato. Adesso posso anche toglierle. Adesso vorrei parlarvi dei cassetti, quindi prendo questo elemento, lo duplico, lo porto in basso, aggiriamo per quanto riguarda le maniglie e mettiamo al tipo dei cassetti, quindi il tipo 1. Adesso le maniglie sono messe così perché sono tutte quante in verticali, quindi abbiamo 6 ripiani, ma possiamo ridurre per esempio a 4 cassetti. E i cassetti possiamo ovviamente cambiare il colore, mettere la maniglia orizzontale. La maniglia può essere 0, cioè senza nessuna maniglia, 1 è la maniglia questa cilindrica, il tipo 2 è quella quadrangolare e poi c'è il tipo 3 che è un pomolo rotondo. Anche le maniglie sono maniglie che ho disegnato come avete visto nei precedenti video. Inoltre volevo dire per quanto riguarda i cassetti che originariamente non erano previsti degli aumenti sull'altezza e sulla larghezza. Infatti se noi mettiamo a 0, vedete, il cassetto prende esattamente la dimensione del vano. Invece potendo aumentarne la larghezza e l'altezza, vediamo che si può decidere di fare il frontale più grande a nostro piacimento. Una cosa carina che secondo me è importante è il discorso del top. Infatti in fondo, oltre alle misure, troviamo un top sì no. Mettiamo un top. Qui è scritto sporgenza, spessore top 0, quindi basta aumentare lo spessore del top, dargli un colore qualsiasi. Ecco che anche il top si può colorare. Inoltre ha anche una sporgenza, per cui possiamo decidere di farlo sporgere rispetto per esempio al nostro frontale. Le maniglie ugualmente si possono colorare. Ok, un'altra cosa che volevo farvi vedere è la possibilità di avere un top più lungo. Infatti è stata prevista, oltre alla sporgenza, vedete la sporgenza avanti e indietro del top, ma anche una larghezza. Infatti se noi mettiamo 1 metro, in questo caso vedete è diventato il doppio, per cui questo significa che possiamo duplicare l'oggetto, togliere il top e allinearlo all'altro. Quindi in questo modo, vedete, in questo modo abbiamo un top più lungo. Qui il video termina, si ringrazia per la visione e arrivederci.